E Mattia Faroni, ragazzi, ce l'ha fatta, questa volta conquista il titolo mondiale della cintura ISCA. Ma vale qualcosa questo titolo mondiale ISCA? Scopriamolo in questo video. Oh, e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come tutti saprete, oramai non si parla d'altro praticamente da una settimana, da addirittura prima del match non si parla che di questo. Ha combattuto Mattia Faroni sabato sera contro Charles Joyner, match di kickboxing valido per il titolo mondiale della sigla ISCA. Ma prima di passare al succo, all'argomento principale di questo video, giusto due paroline anche per quanto riguarda il match. Diciamo ragazzi, è stato un match veramente durissimo per Mattia Faroni, non perché Charles Joyner fosse un avversario così tanto forte, ma sicuramente dato dalla sua altezza. È stata la prima volta che Mattia Faroni si beccava, ragazzi, un colosso di, sarà stato 2,05 m se non sbaglio, e quindi ragazzi era veramente un avversario tanto ostico per arrivare. Ricordiamo Mattia Faroni molto bravo con i suoi calci alti, il suo Brazilian kick, che però in questo match non sono riusciti a trovare il bersaglio per il semplice fatto, ragazzi, che Joyner era veramente altissimo, sembrava un albero, veramente una roba incredibile, e ogni volta che Mattia cercava di entrare era difficile anche trovare la distanza giusta per entrare. Nonostante tutto Mattia ci è anche riuscito. Nella prima ripresa infatti Mattia Faroni, ragazzi, è arrivato da tanto così dal mettere per sempre KO Charles Joyner e terminare così il match. Purtroppo così non è stato, Joyner si è rialzato, quindi il match ha continuato sulle 5 riprese. Match che diciamo prima ripresa tutta a vantaggio di Mattia Faroni, dalla seconda ripresa alla quarta ripresa in poi diciamo che era abbastanza giocata fra i due. Ovviamente la stanchezza comincia a farsi sentire, Mattia Faroni sicuramente ha dovuto calcare qualcosina in più, doveva accelerare i suoi colpi quando partiva con i pugni, colpi tra l'altro di pugilato che entravano quasi tutti a segno a Joyner, però giustamente mantenere quel ritmo per togliere quel gap di differenza di altezza tra uno e l'altro sicuramente gli è costata abbastanza a Mattia Faroni, cosa che il fiato piano piano è andato sempre di più calando. Nonostante tutto Mattia Faroni ha fatto sempre qualcosina in più rispetto a Joyner, cosa che gli ha permesso così di vincere questa gara, questo match, e portarsi così a casa il titolo mondiale della sigla ISCA dei pesi massimi o super massimi, non ricordo bene ragazzi, categoria comunque 95 kg. Nulla quindi da obiettare sul verdetto finale di questo match. Mattia Faroni si è portato a casa una vittoria più che meritata, ma ora andiamo a parlare un po' di questa cintura ISCA, ragazzi, questo titolo mondiale ISCA, perché appunto, come dice il nome di questa sigla, questo era un match valido per il campione mondiale ISCA di kickboxing. Apro comunque una piccola parentesi prima di entrare in merito a questo argomento per dire che comunque ragazzi Mattia Faroni è un grande campione. Io reputo che sia uno degli atleti che abbiamo più di punta adesso in Italia, il livello è veramente altissimo. Mattia Faroni, oltre che stimarlo, oltre che seguirlo, è veramente un atleta bravo, un atleta della Madonna. Cosa gli puoi dire a Mattia Faroni? Quindi tutto quello che sto per dire da adesso in poi ragazzi non ha nulla a che vedere con Mattia Faroni. Non scrivete sotto nei commenti ma Mattia qua, Mattia è forte ragazzi, ok? Abbiamo appurato questa cosa, Mattia Faroni è un atleta veramente forte, penso che in Italia sia l'atleta più di punta, più di spicco. Quello su cui voglio soffermarmi io ragazzi non è tanto l'atleta, non è Mattia Faroni, ma è il titolo ISCA, il titolo in questione che ha preso la valenza di titolo mondiale, quindi la gente ne sente parlare come se fosse una cosa veramente tanto importante, e per alcuni punti diciamo che lo è effettivamente. Ma che valenza ha questo titolo mondiale ISCA ragazzi? Ebbene, ho fatto un video qualche settimana fa nel quale parlavo appunto delle cinture che contano e quelle che non contano. Ovviamente quell'argomento andrebbe ancora di più approfondito, però diciamo che il succo di quel video era quali strumenti possiamo analizzare per definire una cintura mondiale importante. Io in quel caso, in quel video ne ho citati due. La prima ragazzi è sicuramente il valore economico che si dà a quella cintura. Se è una cintura che vale 100 euro, 200 euro, non è il caso attuale del titolo ISCA mondiale di Mattia Faroni, però diciamo che se un titolo che vale 100-200 euro ragazzi vale quella roba lì, vale quindi praticamente quasi nulla. Quindi molto importante il fattore economico che dà valore a una determinata cintura. In questo caso ripeto, se una cintura vale 200, 300, 400 euro, capite che il titolo non è poi così mondiale come si pensa, soprattutto se andiamo a guardare grandi atleti nel pugilato come ad esempio Canelo Alvarez, ma il pugilato ovviamente è una questione a parte, dove
magari una cintura vale 30 milioni, 40 milioni, o Floyd Mayweather addirittura si faceva 100-200 milioni di borsa. Quindi diciamo che uno dei primi aspetti che ho citato in quel video sulle cinture era il valore economico di quella cintura. Il secondo punto, ragazzi, che ho citato, che ho cercato di sottolineare in quel video, era appunto l'avversario contro quale hai vinto quella cintura. Non è solamente il valore economico della cintura che la rende tale, ma anche contro chi l'hai vinta. Se l'hai vinta contro Beppino il parcheggiatore o l'hai vinta contro, ad esempio, Badrari, capite che sono due pianeti completamente diversi, sono due cose completamente diverse. Quindi diciamo che il valore della cintura lo dà anche l'atleta che la detiene. In questo caso la cintura mondiale ISCA K1 Rules dei pesi massimi, se non sbaglio, era vacante, quindi già questo ci fa pensare a quanto le persone desiderano avere questa cintura. Vuol dire che non è proprio così tanto importante, ma lasciamo questo argomento per la fine del video. Un terzo punto che andrebbe analizzato, ragazzi, che nel video sulle cinture ho omesso per farne poi un video a parte, è sicuramente il ranking che c'è in quella determinata sigla, ovvero se c'è un ranking mondiale per quanto riguarda quella specifica sigla, uno può vedere la scalata di quell'atleta per arrivare dunque al titolo. In questo caso, ragazzi, andando sul sito ISCA, non solo la categoria dei campioni mondiali è veramente una roba che non si capisce, ragazzi. Qua vi invito ad andare sul sito, vi lascerò il link in descrizione, andate a vedere il sito come è strutturato, come è strutturata la pagina dei campioni mondiali su tutte le determinate fasce di peso, su tutte le determinate categorie, Muay Thai, K1 Rules, Low Kick e quant'altro, e già è gestita malissimo. E per di più, ragazzi, non c'è un ranking vero e proprio all'interno di questa sigla, così uno può capire, ok, a che punto è quell'atleta, a che punto della sua carriera è tra i primi 5, tra i primi 10. Non essendoci un ranking così, vuol dire che uno, ragazzi, potrebbe andare a combattere tranquillamente contro il campione, anche se magari non ha mai fatto nulla di che. Se c'è un promoter buono che gli propone quel match, anche l'esordio potrebbe andare tranquillamente a fare un match del genere per il titolo, e questa cosa non ha tanto senso. Se andiamo a guardare come sono strutturate sigle più importanti di circuiti privati, come ad esempio UFC, One Championship, Glory, eccetera eccetera, ma anche nel pugilato, ragazzi, all'interno della loro sigla, del loro circuito, c'è un ranking. Tu, se sei al 10° posto, a meno che non sei Conor McGregor, non puoi andare a combattere per il titolo contro, c'è comunque una sorta di scalata della classifica, che devi aumentare il tuo punteggio, aumentare la tua fama, la tua gloria, la tua esperienza, per arrivare poi a combattere contro un campione. E questa roba dà tanto valore a quella cintura una volta che poi l'hai vinta. Mettiamo che sei appena entrato nella promotion della UFC, tu non puoi andare direttamente a combattere contro il campione di quella divisione, dovrai fare una carriera strutturata in base alle tue vittorie e alle tue sconfitte, che ti faranno salire o scendere di graduatoria. Quello ti permetterà, una volta arrivato tra i primi 2, tra i primi 3 comunque del ranking di quella divisione, ti darà la possibilità di avere una title shot. Ecco, questo diciamo che è la struttura che funziona maggiormente, è quella che circuiti importanti utilizzano, e ovviamente le loro cinture valgono tanto, hanno un prezzo molto elevato, hanno una borsa elevata e fanno anche crescere il personaggio, il campione che la vince. In questo caso, ragazzi, prendiamo ad esempio la sigla ISCA, che come abbiamo appurato non ha un ranking, praticamente non ho trovato da nessuna parte nel loro sito un ranking mondiale. Andando infatti sul sito, nella categoria Kickboxing Champion, vi si aprirà praticamente una paginata che sarebbe una foto unica, praticamente ancora da aggiornare. Infatti c'è scritto updated il 5 ottobre 2022, che è costantemente aggiornata, un'immagine che è praticamente un'infografica che fanno con ovviamente tutti i titoli, tutte le categorie di peso, a partire comunque splittate per Oriental Rules, Kickboxing Full Contact, Kickboxing Freestyle, Muay Thai Full Rules e K1 Rules. K1 Rules è appunto la divisione dove ha combattuto Mattia Faroni in questo match contro Joyner. Se scendiamo appunto alla categoria Heavyweight 100 kg, vediamo che nella K1 Rules World Champion il campione nel 2020 è stato Mamadou Keita, che, ragazzi, dal 2020 si vede che quella cintura non gli è più interessata e l'ha lasciata vacante, mentre invece Intercontinental Champion è Charles Joyner, che l'ha vinta quest'anno nel 2022. Il titolo European Champion è stato vinto da Claudio Istrate nel 2018 e da allora non se ne è più sentito parlare, non l'ha più vinta praticamente più nessuno. Se guardiamo poi le divisioni tipo Muay Thai Full Rules, guardiamo che tipo il World Champion è stato vinto nel 2011, cioè vuol dire che quel titolo là non esiste neanche più. Intercontinental Champion e European Champion è praticamente vacante, mentre invece anche
anche per quanto riguarda kickboxing freestyle e kickboxing full contact, ragazzi, basta guardare un po' anche la data di quando sono stati vinti questi titoli, cioè sinonimo anche del fatto che la gente non è che proprio si ammazza per avere un titolo del genere. Sicuramente vale qualcosa, ti dà la possibilità di accedere a competizioni importanti, ma non è sicuramente uno di quei titoli che si può definire, diciamo, mondiale. E comunque, ragazzi, se guardiamo i titoli ISCA vinti, la maggior parte sono quasi tutti italiani, se li andiamo a guardare, quindi un motivo ci sarà se gli americani, gli olandesi e tutti gli altri non gli interessa minimamente avere un titolo del genere. Ma comunque mi sono dilungato abbastanza, ragazzi, diciamo che è un argomento molto complesso, magari ci farò un video a parte nel quale ve ne parlerò più magari nello specifico con dati alla mano e prendendo gli esempi appunto di tutte le varie federazioni, circuiti privati, non solo nella K1 Muay Thai ma anche per gli altri sport e le altre discipline. Detto ciò, ragazzi, parliamo un po' anche di Joyner. Joyner, ragazzi, l'unico titolo che sono riuscito a reperire, diciamo abbastanza importantino, a parte l'ISCA Intercontinental, che quanto vale un titolo intercontinentale, ragazzi, sono riuscito anche a trovare che campione WKF, da non confondersi con World Karate Federation, ma World Kickboxing Federation, nella quale praticamente ha vinto il titolo Oceania della categoria Super Cruiserweight di peso, quindi dovrebbe essere meno 92 kg se non sbaglio, che non avrebbe alcuna valenza se non fosse che ho letto nella categoria dei pesi massimi titoli vinti da Badrari, che lo fa crescere un pochettino questo titolo. Ma in ogni caso, ragazzi, tornando a parlare di Joyner, diciamo che è stato un avversario abbastanza imbarazzante per un titolo mondiale di questa valenza. Nulla da togliere a Mattia Faroni, che è stato veramente bravissimo a fare tutto quello che ha fatto. Joyner non mi è sembrato l'avversario all'altezza per dare vita ad un match spettacolare contro un atleta come Mattia, che sappiamo quello che sa fare, sappiamo quanto è spettacolare nei match. Joyner è sicuramente una mossa di marketing, ragazzi, che è alto, è altissimo. Faceva impressione vedere Mattia Faroni contro un avversario più alto di lui, veramente altissimo, e se la sono giocata un po' su questa cosa d'immagine. Senza contare che ogni volta che partiva con i colpi Joyner, non lo so, ragazzi, non riusciva a tirare un 1-2 fino alla fine, cioè non riuscivo a guardarlo, ve lo giuro, ragazzi, e non mi sembrava che quando partisse coi colpi fosse esplosivo, cioè io non vedevo l'esplosività nei suoi colpi. Poi magari facevano male, ma se guardiamo a paragone Mattia Faroni quando partiva con le braccia o con qualche calcio si sentiva la botta. Joyner secondo me non era l'avversario giusto per un atleta come Mattia Faroni, sia per quanto riguarda il lato dello spettacolo, sia per quanto riguarda, diciamo, il livello di un titolo mondiale. Ripeto, senza nulla togliere a Mattia Faroni, complimentoni per il titolo vinto, e sicuramente, ragazzi, non si fermerà qua Mattia Faroni, sicuramente da qui in poi punterà sempre più in alto e ha tutte le possibilità di arrivare in circuiti importanti come One, come Glory e quant'altro, e lì lo vedremo veramente alla prova. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta la pappardella di roba che vi ho detto in questo video. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Non ce la faccio più a parlare.